Mentre fuori il vento ululava e i tuoni scuotevano la terra, quel barbaro dal passato incerto, doloroso e sanguinoso avanzava in quelle pietre oscure che si ponevano di fronte a lui. Quelle pietre così antiche non erano pietre qualsiasi, era in realtà il Tempio della Dimenticanza, così antico che la terra stessa era giovane quando fu costruito. Quell'uomo, dal passato sanguinoso, cercava qualcosa in quel tempio. Forse se stesso, poiché in fondo quale guerriero non cerca se non se stesso e l'ultima battaglia per la quale vorrebbe vivere o morire. Mentre avanzava in quegli anfratti male illuminati e l'odore dell'oscurità e della morte gli colpivano le narici, forse avanzava nell'oscurità della propria anima. Sapeva che lì si celava il suo destino. Quell'antro malefico, costruito chissà quando nelle perdute spire del tempo, in realtà brulicava di ben 97 nemici. Erano i 97 goblin che per ben 97 secoli avevano fatto da guardiani a quell'orribile oscurità. Essi annusavano l'avanzare e il ricercare della loro vittima, quel barbaro che così incautamente ma anche coraggiosamente aveva osato sfidare le loro lame mortali. Avanzavano e a poco gli giunsero alle spalle. Come uno scoglio immane, egli affrontò la marea nera che si infrangeva contro di lui. Quel possente guerriero poteva affrontare ben oltre questo. Non era un guerriero qualsiasi, egli era Vargo, dei lupi del tuono. Un clan così efferrato e così possente nella battaglia che mai avrebbe indietreggiato di fronte a tale furia. Estraendo la spada, d'improvviso si trovò in un turbine d'acciaio e morte. Tagliava teste, squartava crani, divelgeva ossa, come egli stesso fosse un demone della guerra. Di lì a poco, quel mare nero divenne un mare di sangue. Ossa sparpagliate, teste che rotolavano, ventri che venivano squartati, una messe nera di sangue e morte che si rivelava sotto i suoi piedi. Egli divenne il carnefice di quei 97 che da cacciatori divennero prede. In quella oscurità che ora era diventato un bagno di sangue, si ergeva vittorioso e sanguinante quel gigantesco barbaro. Troneggiava su un mare di teschi, sui quali si era seduto. Quei teschi erano diventati il suo orribile scranno, che spiegava alla notte stessa quanto alla fine quel guerriero fosse più temibile, più tenebroso e più possente di tutte le oscurità che mai vi si sarebbero potuto trovare di fronte in quel tempio mortale. E mentre osservava la carneficina che aveva fatto, lo stesso sangue suo si mescolava a quello terribile e maleodorante dei nemici, capiva che era vivo e affamato, con lo sguardo perso nell'oscurità, i lunghi capelli che strisciavano nel sangue e le mani sbucciate dalla battaglia. Immergeva le sue dita fradicie di fango, melma e sangue proprio nelle carni dei nemici mostruosi che aveva appena abbattuto. Come un orco egli stesso iniziò a consumare quell'orrido pasto. Il sangue gli scendeva giù per il mento e la barba scompigliata. L'armatura, ammaccata qua e là, veniva rivestita da quell'orrido scendere che era ben più del sangue, era una cacofonia di morte stessa. Ruminando come un mostro che era diventato per sconfiggere i mostri stessi, si guardava attorno, famelico e non ancora pago dell'orribile scempio che aveva fatto dei suoi nemici. Quando ecco che addentando le viscere di uno di quei mostri a cui aveva tolto la vita, ecco scintillare qualcosa di dorato e argentato tra quelle melme e quei rivoli sanguinanti. Una chiave non solo per una porta, ma forse per il suo stesso destino. La guardava come se fosse la cosa più preziosa che avesse mai potuto toccare o guardare nella sua sanguinosa vita. Una chiave che in quel momento, colpita dalle fievoli luci di quel maledetto tempio, gli illuminava il volto e l'anima. Un'anima nera, un'anima perduta, che presto avrebbe conosciuto probabilmente l'oblio. I suoi occhi sfavillavano dallo stupore. Probabilmente quella chiave era stato di un portatore che aveva fatto la stessa fine che egli aveva riservato a tale tenebrosa creatura. Ma quando lo stupore finì, con i suoi occhi terribili come quelli di un demone,
si guardò attorno alla ricerca di quello che tal monile avrebbe potuto e dovuto aprire. Più in là di quell'orribile banchetto, di fronte al temibile barbaro, si stagliava nell'oscurità un enorme arco di pietra, un portale che nessun guerriero, nessun gigante, forse nemmeno un demone, avrebbe potuto sperare di aprire con la forza delle possenti braccia. La flebile luce di quel tempio maledetto illuminava la scena. Quel portale che chiudeva l'antro era ricoperto di strane insegne, ma sapeva che quell'oggetto che gli brillava tra le mani avrebbe aperto quel portale e dischiuso il mistero del tempio. Quando con uno scricchiolio terrificante le porte di fronte a lui si aprirono, ecco un sarcofago di antica fattura. L'immagine stessa dell'antichità, l'immagine stessa della possanza e del tempo che si perdeva addietro. Guardandolo, per un attimo il suo cuore ebbe un fremito non di timore, ma di rispetto. In fondo egli era solo un momento, mentre quel sarcofago aveva attraversato 1000 vite prima di lui.